Buonasera, ci troviamo di nuovo qui sul canale delle Ventose a narrare la nostra campagna di Capodanno dei nostri giovani Kainiti che sono all'avventura e stanno cercando di risolvere un problema di Masquerade. Dopo aver combattuto, discusso con l'anarchico Duke, hanno messo un po' insieme le idee e diciamo stanno iniziando a quagliare la situazione, quando a un certo punto un messaggio arrivato a Isabella, la ghoul dello stesso Duke, gli avvisa di portarli in un magazzino a sud della città dove vogliono che venga consegnato. Al che i nostri giovani Kainiti si stavano organizzando sul da farsi. E qui si è interrotta la nostra ultima sessione. Ma prima di incominciare, un piccolo retroscena come nostro solito. Ci troviamo in un ospedale della nostra città, dove una donna si trova stesa su un letto attaccato dai macchinari medici. A un certo punto entra un giovane ragazzo che saluta la mamma, che è lì sul letto, che sembra non rispondere al suo saluto, probabilmente in coma o qualche problema grave. E la guarda e dice: Mamma, non ti preoccupare, oggi farò il tatuaggio, entrerò nella gang e con i primi soldi che mi daranno per il colpo riuscirò a pagarti l'operazione che ti serve. Aspetta qui e abbi fiducia in me. Duke, hai del sangue facilmente reperibile? Qualche sacca in modo da fare velocemente e non combinare eventuali casini che dovrei ripulire velocemente? Ne ho una, però su di sopra c'è un sacco di gente. Tu sei sicuro che vuoi che io vada su di sopra e dopo quello che ha fatto il tuo uomo, io vado a ripulire la situazione? Riprendo il telefono di Duke e Ok? cerco di rifare il numero di E Ligrospo. ti dice di dargli una ventina di minuti e ti farà sapere il più possibile. Grazie. Io chiudo il telefono Ma io ho accesso a 3 vene. Potrei utilizzarne una Certo, per Marco? sì, perché sono tue, puoi farci quello che vuoi. Ok. Diciamo che Ophelia ne trovi uno sveglio Ok. a quest'ora e che arriverà lì però tra un 10 minuti. Ti ricordo, cara Rebecca, che di quello che dicevi, che tu hai ancora almeno dovresti avere dei nemici, cioè degli amici, Freddy e Marcus. Sai, Marcus comunque sai che ha un locale, essendo che è Capodanno probabilmente. No, andrei da Freddy perché lui mi segue ovunque. E lo chiamo. Tu lo chiami e ti dice il cliente è al momento non raggiungibile. Ma i mortacci sua, sempre così. Quando Sempre serve non c'è così, mai. quando serve non c'è mai. Cioè, hai proprio ragione, non c'è mai Freddy. E riprovo. Senti tipo sembra qualcuno che stia suonando il piano e senti al chiaro della luna tramite il tuo telefono e senti Freddy, tu e poi senti come se qualcuno ha messo giù. abbiamo un secondo problema. Ragazza, c'è un po' Stanotte è troppo. Stanotte è la notte giusta. Cos'altro succede, cara? Ho appena chiamato Freddy per sapere quello che potevamo fare, magari mandarlo nel posto. Invece adesso mia sorella, Freddy non mi risponde, mi ha risposto e ho sentito il piano e sembrava che fosse imbavagliato in qualche modo.
Vuoi sapere la cosa triste, mia cara? Nemmeno io ce la faccio più. Però abbiamo poche opzioni. Opzione numero 1, la più drammatica. Andarsene o ammirare una stupenda alba insieme. Opzione numero 2, da quel che ho capito, sei tu in particolare che sei stata puntata fin quando non riusciamo a capire il perché, fin quando non si riesce a capire il perché, possiamo fare ben poco. Da quel che ho capito il tuo amico è legato, ma respira e sta bene. E si può solo supporre che anche a tua sorella sia capitata la stessa cosa, ovvero che sia legata, imbavagliata, svenuta, ma ancora con un cuore pulsante. Se ci allontaniamo ora da questa missione, verremo additate come o traditrici o comunque sospettate di intrallazzi vari che si inventeranno alle nostre spalle. Preferisco essere trattata così e chiamata così che perdere mia sorella. Di Freddy è Freddy, se la cava, ma mia sorella nessuno la deve toccare. Vuoi tornare a teatro? Adesso? Mia Sire, sei tu che comandi. Io posso comandare fino a un certo punto, mia cara, la tua volontà è tua. E sappiamo tutte e due perfettamente che di solito tu segui molto di più la tua volontà che le mie richieste, no? Una volta finita questa missione possiamo contattare il nostro principe. Sperare che lui ci possa dare una mano a uscire fuori da questa situazione spiacevole. Tu non sei mai stata una Aptoriator. Hai l'animo troppo da bruca, mia cara. Però sappi sempre una cosa. Questa Sire è sempre fiera di te, qualsiasi cosa tu sceglierai di fare. Allora arriva uno dei tuoi pazienti. Marca, tu vai per, diciamo, la tua bevuta. Allora io lo prendo, devi- infilzo le mie zanne dentro il suo collo, comincio a succhiare sangue, proprio vedete quello che rimane, cioè comunque vedete proprio i muscoli che stanno proprio cercando di succhiare tutto il sangue possibile e immaginabile, e prendo la persona, la sbatto contro il muro, perché ormai non sono più io, quindi non me ne frega più un cazzo del tappeto. È come se tu indicchiate di rosso Poi io ovunque. guardo e vedo il Ah, sangue giusto. in giro. Io vorrei affermare che è veramente strano trovare un peripatetico sul peniponneso. Senti un Mao, Salve. Mao, e vedi sopra un mobile di Duke e c'è il tuo Sire con un costume da gatto. Gli vado a fare i grattini sotto al collo. E vedi che tu ci provi, ma passi attraverso e fa: mia cara, sono alla festa. Lo so e mi dispiace disturbarvi, ma come potete vedere anche qua qualcun altro ha fatto una festa. Avremo un problema che potremmo risolvere e un'informazione. Mao. Ok, il problema è che la bestia ha fatto schifo. La cosa forse un po' più divertente è che abbiamo trovato un capannone dove forse c'è gente che ci vorrà uccidere tutti. È rimasto un po' di sporco là sotto. Perfetto. Adesso sono pulito. Sì. Divino. A Giacomo non è piaciuto il mio costume Non ha elegante. capito, non Ha capisce detto, niente, lascialo stare. Io lo adoro. grazie. Mao. Sono bravo, ero. Bravissimo. Ehm, Nel caso in cui potremmo avere Qui- sostegno per quando ci dirigiamo in quel capannone, non sappiamo cosa ci attende. Stasera? È un problema? Sono tutti alla Cosa? festa? No, dovrei sentire Giacomo. Però, nel senso,
sapete come funzionano. Se chiedete un favore, poi dovrete voi un favore al principe. C'è qua Amadeus alla festa, se volete contatto lui. Non lo so come lo potrebbero prendere i Toreador, però potrebbe anche essere divertente. Perché? Per quella cosa lì che hanno detto? Possibile. Potremmo divertirci. Ah! Me ne hai accennato Amadeus. È un po' arrabbiato. Scocciato? Sì, perché un tizio ha portato una tipa al teatro. Questa è una storia divertentissima, ne sono certa. Dimmi che sai qualcosa di più, ti prego. No, sai che non ascolto troppo. No. Però Amadeus è incazzato. C'era sto tizio che ha provato a entrare a teatro portando una. E allora il Nathaniel ha dovuto fare casino. Lo sai, il tizio lì che è sempre lì di guardia ad Amadeus. Interessante questa cosa, sembra divertente. Penso che entro domani notte potremmo avere tanti risvolti positivi. Ma non potremo averlo se io morirò. Quindi, siccome ci sono tante No, gente mia cara, amate- devi morire. Poi come faccio io con tutti quei pazienti? Capito? Quindi... Cioè, sai quanto ci ho messo prima che Amadeus mi concedesse di avere un infante? E io non potrei essere No. più felice. Oh, sì, per favore, avverti Amadeus che stiamo andando in quel capannone, che nel caso vada tutto storto, e chissà perché ho il sentore che vada proprio tutto storto, evitiamo di far saltare la Masquerade per quanto sia possibile. Ah, beh, il Giovanni ha già portato un tizio che sembra che aveva trovato quegli anarchici. Ma per fortuna l'hanno già risistemato. E poi Giacomo era preoccupato, ha visto come avete conciato il Giovanni. Perché l'avete ferito così? Incidenti di percorso. Non è che erano tutti così felici di vederlo. Poverino, a me pure faceva pena. Non mi sembrava il caso. Anche a me. È stato divertente. Sì. Quindi... però Giacomo era lì tutto mortificato, dovevi vedere che scena. Però non glielo diciamo. Ma sembra che anche Amadeus abbia Sì, ma- contattato qualcuno. Per il capannone? Sì. Altri vampiri, presumo. Non lo so, però l'ha mandato a fare un sopralluogo, quindi non so di più. Possibile E sapere vedi che qualcosa? tipo, inizia a sparire. Va bene. Ciao, mia. Miau. Miau. Ho sentito teatro e ragazza. Ah, sì, Che dicono... cosa dice che un tizio ha portato una tizia all'interno del teatro, ma Nathaniel si è scocciato perché non doveva essere là e Amadeus si è arrabbiato. Spero di aver E che colmato fine la ha tua fatto? gioia. E che ne so io? Che cosa ti sembra, scusami? Mentre mi sto rimettendo la maglia di Duke. Tu ti sei lavato? quella bruttissima di merda. È quella che mi è rimasta. Adesso sì, hai dei pantaloni strappati, tipo quelli che aveva Luke, Cioè, e quelle magliette anarchiche con scritto Fuck the Ma Queen. vaffanculo, che merda. Poi Ah, c'è una porta e la E sbatto. basta. La sbatto dietro di me e esco fuori. chiedo scusa. La mia infante è un po' nervosa. Non ti preoccupare. Sono- Sono io che devo chiedere. Sono stati coinvolti elementi che non avrebbero dovuti essere coinvolti della sua vita personale. Vi aspettiamo di sotto. Poi Sì. mi giro di botto verso Filia. E tu che cazzo ne sai di Nathaniel? Ma che non so che cazzo è Nathaniel. Ligei e Rebecca, voi due sapete chi è Nathaniel? E cosa potrebbe Potrebbe- c'entrare con Rebecca, scusa? No? Ok. Non, Puoi non ti illuminarci? so aiutare, purtroppo. No, non vi preoccupate, se non lo conoscete non è un problema. Non è un problema vostro. Potrebbe essere un problema per me. No, hai parlato più che abbastanza tu. Andiamo. Io penso che signorina. qualcuno qui dovrebbe imparare un attimo a portare un attimo. E qualcuno a parlare meno con altre persone. Comunque, andiamo? Ok, Marco, ti sono arrivate le informazioni da Rosco. Per quel poco che per ora sono riuscito a recuperare, è che questo posto è un enorme magazzino
diviso in 4 grossi, diciamo, magazzini. C'è una piccola, appena entrati nel cancello, sulla sinistra c'è uno stanzino della sorveglianza, e l'edificio dove ho visto che sono entrati 5 tizi è il magazzino numero 4. Ok. Ci sono almeno una decina di telecamere che controllano sia la strada che l'interno, diciamo, del posto. Allora prendo la macchina. Prima di arrivare, Ligeia, ti arriva un messaggio da Danny. Buon anno, cara. Gli rispondo: buon anno, zio. Mi dispiace di essere sempre assente. Ok, ragazzi, siete arrivati, siete lì un po' prima. Sulla destra vedete tutti questi palazzi a mattone, un po' come quello dove siete andati via. E poi c'è questo enorme recinto, ok, fatto in acciaio, con scritto vari cartelli, con scritto attenzione, griglia elettrificata. E poi dentro questa griglia vedete questi 4 grossi magazzini, tutti che al lato hanno un numero. Quelli che vedete voi subito di fronte a voi sono l'1 e 3. C'è questo cancello con un codice numerico, che probabilmente è quello da inserire per aprire il cancello, e proprio subito dopo il cancello si vede questo casotto che sarà quello della sorveglianza. Allora, ragazzi, io ho visto che nel magazzino quello un po' più a fianco al numero 3, ci sono questi bancali, come vi ho detto, e hanno fatto questa muraglia cinese o quello che sia, non si sa quello che hanno fatto. E poi nella stanza numero 1 dovrebbero esserci degli uffici, perché non ci sono delle barricate di ferro, ragazzi, quindi potremmo provare lì o, non so, andare verso il 3. Non hai visto gente? Nessuno? Per ora non mi sembra. Metto ovviamente tutto quello che serve per bloccare la macchina, ammasso e Perfetto, cerco di bloccare con un bastone e vaffanculo la macchina. Ok, la macchina parte, sfonda il cancello, e appena sfonda il cancello sentite un... E Dio che vi guarda fa: porca puttana. Abbiamo, penso, meno di 15 minuti per disattivare la chiamata silenziosa, immagino, alle autorità, se no qui sarà un casino tra È poco. subito all'entrata, no? La sorveglianza. Sperando che sia lì il coso della chiamata silenziosa, non è detto che sia lì, quindi sbrighiamoci. Sì, io... Andiamo? Voglio andare verso l'alto, quindi cerco di anche utilizzare col salto sovrumano di andare sopra il primo edificio che mi... Marco, ti arriva un proiettile diretto sulla spalla, e tu capisci istintivamente che ci deve essere un cecchino. Ci stanno sparando! C'è un cecchino! Volendo Ti vedo. potrei anche andare a picchiare il cecchino. Voglio andare a picchiare il cecchino. La bestia automaticamente si trasforma come se fosse tipo il lago dei cigni, praticamente. È un'essenza, è una cosa ombrosa che al ritmo delle note della sonata di Beethoven riesce a spicolare lontano dalle telecamere, quasi come una danza. Ok, che sta camminando normalmente, ma nella testa degli altri la vedono che danza e che ogni passo batte una nota. Batte sempre la nota dopo. Dentro il gabbiettino, Yuki fa: allora prova a vedere cosa c'è qui dentro, e si mette a smanettare al computer. E chiaramente la cosa che vi fa ridere comunque a tutti è che davanti al computer c'è un post-it con scritto password 1234. 1, 2, 3. Forza. Le telecamere sono riuscito a spegnerle, infatti vedete chi è dentro dentro alla casetta con Auspex, vedete che le luci si stanno spegnendo, le luci rosse, ed è riuscito a cancellare le registrazioni degli ultimi 30 minuti. La cosa che vi dice in più è che sembra che qualcuno 20 minuti fa comunque abbia avuto accesso a questo computer, e che ha scoperto anche dove si trova il sistema di chiamata silenziosa, e si trova nell'edificio numero 1,
La fortuna è che subito all'ingresso c'è l'ufficio, da quanto riesce a leggere dalle planimetrie, però bisogna andare lì subito a spegnere la chiamata, altrimenti arriverà qui la polizia tra meno di 10 minuti. Mi faccio spiegare come si spegne la chiamata e poi e poi con velocità corro all'ufficio 1. Appena vedi che si apre, tu apri il coso, arriva un colpo direttamente lì dove tu chiaramente schivi la maggior parte del colpo, ma ti becchi un danno superficiale. Sì, parlo con Duke. Ascolta, ma oltre a queste telecamere fuori, c'è qualcosa all'interno? Cioè, nel senso, si vede qualcosa? Allora, no, all'interno non riesco a vedere niente, ma ho questo video che mi fa vedere 5 persone che stanno entrando nell'edificio numero 4 e stanno mettendo qualcosa sotto i bancali. Non si riesce a vedere cosa sia, ma hanno messo qualcosa. E vedo il capo Moses che tipo gli sta indicando qualcosa e poi entra nel magazzino. Poi non c'è più nient'altro di registrazione. Ok, esco da lì e cerco di raggiungere sia Ophelia che... Appena esci per avvisare i tuoi compagni, ti è arrivato un colpo che ti ha beccato davanti tutto il... Diciamo, ti ha beccato la spalla anche a te. E lì Gaia vedi che ti si apre la porta. E di fronte a te subito vedi tipo c'è questo ufficio con delle vetrate e i server che sono proprio lì davanti. Ok. E vedi che la porta è tipo anche qui vedi che la lucina da rossa diventa verde. Probabilmente Duke ti sta disattivando le porte. Okay. Vedo dov'è il... Sì. Ok. Puoi premerlo. Allora, premo. Ok, e vedi che la lucina da lampeggiante rossa diventa verde. E boh, sembra che se quello che ha detto Duke è a posto, voi avete fatto in tempo, siete stati abbastanza rapidi e la polizia non dovrebbe essere allertata. Tanto come ti avevo detto, sopra il tetto. E ok, ovviamente ho i tetti di tutti i come si chiamano? I magazzini di fronte, no? Esatto. E vedo il cecchino? Assolutamente sì. Proprio E quindi come un treno vado dritto verso il tipo. Appena salti ti arriva sto proiettile ancora sul petto che chiaramente con la tua solidità non ti ferisce ti rovina soltanto i vestiti di Duke e il proiettile rimbalza per terra. E lo vedi chiaramente che il tizio sta ricaricando in questo momento. E a un certo punto qualcuno alle spalle del cecchino. A tutti gli effetti penso che attivando potenza 1 darò un senso al mio chiamarmi Rospo e dall'alto del mio cos 4, sembrando io fondamentalmente una rana toro girata in un essere umano, gli salterò sopra. Dopo che gli salto sopra ovviamente mi faccio indietro. Resto immobile con oscurazione, perciò parte in automatico. Esco dall'ufficio. Ok. E quello che voglio fare è arrivare dove sono loro, ma dal retro, passare dal retro, non andare sul davanti. Oh sì, no, faccio l'auspex uditivo, ma più che altro per sentire se ci sono i caricamenti dei fucili intorno, quindi se ci sono altri cecchini che stanno caricando i colpi, quante persone sento all'interno. Senti sicuramente dei movimenti dentro il magazzino. Riesco a riconoscere quanti? Ne senti sicuramente due senti 2 ricarichi di fucile, almeno altri 4 battiti cardiaci dentro. Non sapendo quello che vuole fare Ophelia, provo rapidità e me la tiro a me e nel frattempo uso Auspex per vedere quello che c'è sotto i bancali. Mi voglio concentrare su quello. Non me ne accorgo, quindi non c'è prova contrapposta. Allora ti prende. Rebecca che ha in mano Ophelia, che ormai la vedete perché è stata agguantata. Ophelia! Non ti avvicinare ai bancali. Non sai quello che c'è sotto. Sì, c'è una scala dietro da poter utilizzare per salire? No. C'è, però vedi palesemente che è stata rotta per non dare l'accesso. Voglio provare comunque a cercare di afferrare la scala per provare a salire al secondo piano. Prendo la rincorsa
e cercando di trovare un punto dove fare perno con il piede, faccio proprio un salto per afferrare la scala e tirarmi su per iniziare ad arrampicarmi ed arrivare al secondo piano. Letteralmente rotolo indietro, Ok. tenendo l'ombrello però in mano, dopodiché espongo un braccio con l'ombrello dalla parte del manico verso la scala che lei dovrebbe salire. Cioè, faccio il balzo, mi appiglio al muro e poi di nuovo con Sì. lei. Se visto gli Ok. artigli proprio come se fossero dei... come si chiamano? I picconi, Vabbè. quelli per l'arrampicata. Sì. Quindi proprio infilo sugli artigli e poi tanto per me in quel momento è burro, cioè con le armi fedine, e quindi poi di nuovo salgo, uso la forza per salire ancora. Direi che ti lanci, ok? Allora, comunque tu quando salti passi davanti a una finestra, ok? Quindi diciamo che quelli all'interno potrebbero, non è detto per forza, aver visto qualcuno o qualcosa passare sopra le finestre. Ok. Ok. E sei sul tetto. Ligeia, tu vedi questo ombrello, questo gancio di ombrello davanti a te. Lo afferro, cioè non mi interessa. Se è un modo per me per salire, lo afferro. La tiro su, la guardo. Buonasera. Quello che vedi fondamentalmente è un essere umano mostruosamente obeso che sembra rassomigliare a una rana toro, con un doppio mento gigante che ti tira su, ti dà il suo buonasera, spostandosi il cappello con l'altra mano, e quando hai poggiato i piedi ti allunga una mano come a chiederti di dargli un aiuto per tirarlo su. Ligeia per un attimo fa... Però ti dà la mano per aiutarti a tirare su. Cercando di non sboccare o comunque non lasciar prendersi dalla nausea, ti dice: buonasera, fratello. Grazie. Siete un gruppo molto divertente da guardare. Fa piacere. Fa molto piacere che tu ti stia divertendo. Cainiti terrorizzati da... e sistemo un pezzettino di, ovviamente, di sanguisuga, la rimetto a posto, terrorizzati da bancali. Cosa? E poi c'è il campione di salto lungo. Vedi proprio che Ligeia si mette una mano in faccia così. Questo è imbarazzante. Sistemo l'orologio da taschino e mi siedo di nuovo, con le mie gambe e le mie braccia ovviamente più corte rispetto alla mia massa, per quello che sembra un rospo, una rana toro. Sei stato E mi metto comodo. Mi metto semplicemente comodo mentre aspetto che arrivino i topolini. Riguardo, sei stato inviato qui o siamo nel tuo territorio? Capisco. Mi giro a guardare. Avete da fare. Sì, diciamo che siamo in missione. Signor Rospo, la ringrazio ancora per l'aiuto. Non la voglio disturbare ulteriormente. Mi stavate molto divertendo. Se si vuole divertire ulteriormente può sempre unirsi al party. Sanguisuga. Ah, Ne tiro fuori una sanguisuga, come se fosse il contenitore di un sigaro, avete presente? Apro il contenitore dei sigari metto una mano su... e glielo metto davanti. Vedere una sorella così tenuta bene e tutto il resto mi fa pensare a un ventro, un toreador, io non posso saperlo e quindi da buon Nosferatu voglio divertirmi. Io Perciò faccio proprio... le punto. Grazie, sono a posto, ho già mangiato. Va bene. E apro la porta per Udo. entrare dentro per entrare nell'edificio dall'alto. E tu vedi questo Gangrel che campione olimpico che sta balzando e è arrivato sul tetto. È il tetto piuttosto affollato questa sera. E tu chi cazzo E lo guardo. sei? E io sono il cazzo che mi pare. La tua amica è andata di là. O la tua vittima è andata di là. Sei stato tu a eliminare Indigo il soldato. Ti sembro in grado di fare del male a qualcuno in questa mia condizione. Ma tu sei Rospo. Per E servire. io sono Alaska.
delle volte ci si ritrova a New Altre volte in York. Illinois. Ti ho telefonato io prima. No. Il mio datore di lavoro. Comunque ho tutto il materiale Ok. con me. Chiamo le ragazze là sotto. Rospo, se hai tutto, direi che possiamo andare allora. Rospo? Capito un cazzo. Potete andare. Però ora vorrei riconcentrarmi e continuare a farmi i cazzi miei. Però grazie Rebecca, è stato bellissimo stare con te. Scala, me ne vado in oscurazione, vaffanculo Rebecca, io sono alla Scala. Va bene. Comunque ricordati, uno adesso devi saltare perché chiaramente le scale sono rotte. E Io ok, vorrei dare fa un tutto calcio, a un bancale e poi andare con rapidità su. Scema! La nostra figlia con un balzo si lancia verso la scala. E nello stesso momento in cui Ophelia si stava aggrappando alla scala, Rebecca dà un calcio al bancale più basso della pila, e nel momento stesso in cui lei calcia il bancale, un'enorme esplosione si verifica da sotto quei bancali, che la travolge completamente e inizia a incendiare i bancali. Se la sarà cavata Rebecca? Lo scopriremo nella prossima puntata.